Oggi siamo qui con un nuovo prodotto, ovvero questo. No, non è un giocattolo per bambini, ma è una nuova webcam. Testiamola insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questa che non è un giocattolino, nonostante questa forma simpaticissima di un panda con gli occhiali mi fa impazzire, è bellissima, però questa è una webcam. E questo qui è semplicemente una protezione per le lenti, ma anche una questione legata alla privacy. Quindi nel momento in cui tu hai sempre attiva la tua webcam, questo qui protegge da eventuali malware, virus, eccetera, che possono attivare la tua webcam. Quindi, secondo me, è sempre meglio averlo piuttosto che non averlo. Poi, soprattutto se è così incredibilmente, non so se si vede, se è così incredibilmente bello come questo panda, allora il gioco è molto più divertente. Ora, torniamo seri. Allora, questa qui è una webcam, e ringrazio i ragazzi di Imit per avermela inviata, che si chiama Imit Pico Plus. È una webcam molto particolare da quello che puoi vedere. Guarda, provo a fartela vedere, dovrebbe mettere a fuoco, perché ha due lenti. Non una, ma due lenti. E questa la rende molto 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 particolare. Ringrazio ovviamente i ragazzi di Imit per avermela inviata e non ti nascondo che quando me l'hanno inviata e mi hanno raccontato un po' le caratteristiche di questa webcam, ho subito accettato, perché avere due lenti, ti ricordi la vecchia pubblicità del Maxi Bon, Du Gust is meglio che One, no? Il vecchio Stefano Accorsi, cioè il giovanissimo Stefano Accorsi recitava in quella pubblicità Du Gust is meglio che One. Ecco, potremmo dire Du Lent is meglio che One. Du Gust is meglio che One. Allora, ora, poi ovviamente io te la farò anche vedere in azione, adesso te la racconto. Allora, la prima domanda da farci è questa: perché due lenti? Allora, sul sito di Imit, ma anche nel materiale che mi hanno inviato per farmi comprendere meglio questa webcam, c'è scritto appunto che la doppia lente serve a due motivi, fondamentalmente. Il primo, a migliorare l'illuminazione in situazioni di luci basse. Quindi quando non abbiamo un'illuminazione perfetta, sia per scelta, perché come me, vedi, io amo le luci molto molto basse, amo l'oscurità, oppure perché non hai delle luci molto potenti. Ecco, la doppia lente in questo caso aiuta a migliorare la qualità dell'immagine. La seconda caratteristica della doppia lente è che riesce, grazie anche all'intelligenza artificiale, a migliorare l'esposizione del volto. Ok, quindi queste due caratteristiche mi sembrano assolutamente da tenere in considerazione, soprattutto per una webcam. Un'altra caratteristica molto 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 importante è che il sensore di questa webcam è della Sony. Sony, con tutto il rispetto per Canon, io uso Canon, ma Sony è tanta roba, ok? Quindi un sensore della Sony da f1.8, che cosa vuol dire? Che è super 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 luminoso. Quindi un'altra motivazione, ecco perché prima ti raccontavo che la doppia lente serve
anche per migliorare la qualità dell'immagine in situazioni di luce bassa. Un'apertura di 1.8 va proprio in quella direzione. Ancora, la doppia lente, grazie sempre all'intelligenza artificiale, serve a migliorare la messa a fuoco. E noi lo sappiamo, quante volte ci siamo trovati con delle webcam che all'improvviso impazzivano e non mettevano a fuoco. Oppure mettevano a fuoco un'altra cosa, perché non avevano il riconoscimento facciale, non avevano l'AI e quindi non erano così efficaci nel mettere a fuoco il soggetto. Questa qui invece riesce sia grazie all'AI sia grazie alla doppia lente. Un'altra caratteristica è che questa webcam può fare sia video orizzontali che verticali. Ok, quindi puoi tranquillamente girare, ruotare, sarebbe meglio più carino dire, puoi ruotare la webcam e hai video verticali. Quindi se devi fare shorts su YouTube, ma anche reels, stories su Instagram o TikTok, su TikTok, ecco, questa webcam ti viene in aiuto. Per quanto riguarda la qualità del video, della ripresa, abbiamo un 4K a 30 fotogrammi per secondo, quindi assolutamente rispettabile, e abbiamo un 1080 a 60 fotogrammi per secondo. Quindi che tu voglia streamare o registrare video in 4K o a 1080 lo puoi fare in altissima risoluzione. Ok, un'altra caratteristica, non so se lo riesci a vedere qui, se riesci a vederlo qui, sulla parte superiore di questa webcam ci sono 3 forellini, piccoli. Che cosa sono? Sono 3 microfoni. Sono 3 microfoni che hanno la cancellazione attiva del rumore. Quindi, in teoria, ti consentono di focalizzare meglio sulla voce. Questa regolazione di cancellazione attiva del rumore ha 3 posizioni. 0, quindi non c'è, media e massima. Ok, quindi hai 3 regolazioni. Io spero che tu non debba mai usare la massima regolazione, perché vuol dire che la stanza nella quale stai registrando è veramente rumorosa. Quindi spero che tu prevenga prima di curare. Che è plug and play, quindi dietro a una porta USB-C comodissima perché è lo standard attuale, quindi l'attivi, automaticamente si ricarica e non devi installare driver, non devi installare nulla e funziona in automatico. A corredo di questa webcam, rimettiamogli questo che è carinissimo, a corredo di questa webcam c'è un software, si chiama iMeet Studio, un software dove puoi appunto regolare tutte le caratteristiche che ti ho detto. Ok, nella parte bassa invece c'ha ovviamente la possibilità di essere montato su qualsiasi tipo di supporto, può essere su uno stativo, può essere su un braccio, può essere dove ti pare, la puoi mettere veramente dove ti pare. Ti ho parlato di tutte queste caratteristiche che rendono questo giocattolino veramente molto interessante, perché poi hai visto è veramente piccolissimo, oltre a essere simpaticissimo. È disponibile in 3 colori, non te l'avevo detto, c'è bianco, c'è nero e c'è una sorta di verdino pastello molto carino. Adesso però proviamo questa webcam in azione. Ok, in questo momento stai vedendo l'Imeet Pico Plus in azione. Io ho lasciato le stesse luci che erano settate prima con la fotocamera, in modo che tu abbia una visione abbastanza lineare, abbastanza semplice. Non sto aggiungendo nessun effetto in post-produzione, quindi ho semplicemente attaccato la webcam e sto registrando. Ovviamente c'è un software, iMeet Studio si chiama, nel quale hai controllo su tutto: esposizione, saturazione, brillantezza, punto di bianco, tutto, ok? Quindi puoi giocarci, però a me faceva piacere farti vedere così com'è, pulito il video. In questo momento stai anche sentendo l'audio della webcam. Io ovviamente alzerò un po' il volume in post-produzione. Questo è il settaggio original. Andiamo in settaggio, in questo momento siamo nel settaggio live mode. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sorta di noise reduction medio, ok? Non aggressivo. E questo è quello che stai sentendo. Invece adesso ho cliccato su Noise Reduction, quindi vuol dire che in questo momento il Noise Reduction è settato a un livello un po' più hard, ok? Quindi il Noise Reduction sta facendo un lavoro maggiore per ridurre i rumori. Non credo che in questo caso serva, però volevo farti sentire come funziona. Quindi torniamo in Original. Ecco, che cosa ne penso della qualità di questa webcam? Assolutamente ottima,
assolutamente ottima, soprattutto per 82 euro, considerando che registra in 4K, 30 fps, considerando che le luci sono relativamente basse, perché comunque io ho una fotocamera ed è regolata con ISO 100, sto guardando in questo momento, quindi settata molto bene, ma ho anche un'ottica molto aperta, e quindi con queste luci basse, vedi, a me piace molto l'inquadratura. Allo stesso modo con questa webcam, stesse luci, quindi avrei potuto aumentare ancora di più le luci o altro, ma non l'ho fatto perché mi piace effettivamente come si vede. Quindi assolutamente sì, assolutamente consigliata questa webcam, perché ripeto, per pochi euro ti porti a casa una webcam che funziona bene e che ti dà soddisfazione. Ok, dopo aver visto questa webcam in azione, che cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono davvero curioso di sapere la tua opinione. Non mi ricordo se già te l'ho detto, ma il prezzo di questo giocattolino è di 82 euro circa. E ti lascio comunque il link in descrizione in modo che tu possa vedere il prezzo corretto, ma quello dovrebbe essere intorno agli 82 euro, e secondo me per questa cifra è davvero un'ottima webcam. Quindi se stai pensando di comprare una webcam 4K, tra l'altro, potresti fare un pensierino a questa, perché è piccola, leggera e secondo me funziona veramente tanto bene. Ma attendo i tuoi commenti qui sotto, va bene? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima. Ciao!